pensate che non ho mai voluto in casa la pentola a pressione, perché mi immaginavo sempre queste esplosioni catastrofiche in tutta la cucina. E adesso pentola a pressione elettrica 1, pentola a pressione elettrica 2. E faremo una ricetta della tradizione italiana che viene meglio in pentola a pressione che stare a girarla 4 ore sul fornello. E allora, iniziamo! Perché ho lavorato mesi e mesi su 2 pentole a pressione diverse? Perché tada! Ho scritto il mio primo ricettario in pentola a pressione elettrica. Questo perché in tantissimi mi avete scritto per avere il ricettario che era allegato alla Silvercrest della Lidl, ma questo ricettario aveva il lucioperca, il padding, ma perché noi italiani ci mangiamo il lucioperca o il padding? Ma non scherziamo, per favore. Allora ho deciso di provare proprio nelle 2 diverse pentole per darvi i tempi corretti e il tipo di pressione del vapore corretta, proprio per avere un bel libro con tutte le ricettine italiane, che anche provviste di foto. Vi ho fatto anche la fregola sarda, ci credete? Dentro la pentola a pressione. E allora, direttamente dal mio ricettario, una ricetta tipica della tradizione italiana che mi avete chiesto in tantissimi. Il ragù alla bolognese. Ma voi ci avete voglia di stare 4 ore a girare sul gas con tutto il sugo che vi si spara in tutta la cucina? E no che non ci avete voglia, perché lo fate qua dentro e viene più buono che fatto in pentola. E ora iniziamo con la ricetta. Per la preparazione del ragù ho preferito l'Aigo Star Mila perché, lo sapete, ha il cestello antiaderente, così non si attacca a nulla e mi sento più tranquilla. Però anche con la Silvercrest o con l'Instant Pot il procedimento è identico. Sul fondo della pentola metto la bellezza, sempre che sono delicata io con l'olio, di 30 ml di olio extravergine di oliva, di buona qualità, mi raccomando, perché deve essere proprio buono. Dopo aver messo questa piccola quantità di olio extravergine di oliva, che si fa? Si mette anche il burro, 30 grammi di burro. A questo punto poi aziono la funzione sauté, che è scottare, saltare. Una volta sciolto il burro e fatto riscaldare l'olio, mettiamo all'interno della pentola 150 grammi tra 50 grammi di carota, 50 grammi di sedano e 50 grammi di cipolla. Se volete far veloce come faccio io, prendete i preparati già tagliati surgelati. Mi raccomando, deve essere tutto tagliato a pezzetti piccoli. E ora che il soffritto sfrigola bene, si sente questo bel profumo in cucina, dobbiamo aggiungere la carne. 600 grammi, di cui 300 grammi di carne di bovino adulto e 300 grammi di carne di maiale. Eccolo qua, tutto dentro. E ora giriamo e facciamo rosolare tutto insieme. Una volta che la carne è ben rosolata, sapete cosa ci mettiamo dentro? L'ingrediente segreto che mi ha dato una mia amica bolognese, il latte. Sì, nel ragù alla bolognese ci va il latte. Dovete utilizzare per queste dosi un bicchiere intero di latte. Ora che abbiamo fatto ritirare il latte, mettiamo all'interno della pentola un bicchiere di vino rosso secco. Giriamo e facciamo svaporare un po' l'alcol. Io vado a naso. Sento il profumo. Se sento odore di alcol faccio ancora andare. Se invece si sente l'odore della carnina, allora siamo pronti per mettere la passata di pomodoro. 700 grammi di passata di pomodoro. Giriamo tutto. Se la passata di pomodoro è come questa dell'accidio, che risulta bella densa, potete aggiungere mezzo bicchiere di acqua naturale. Girate per bene e ora, e solo ora alla fine, si deve salare il ragù con messaggio subliminale. Ma come, sei nuovo al canale? Non ti sei ancora iscritto? Cosa stai aspettando? Che qui faremo un sacco di cose belle. 2 prese abbondanti di sale, girate bene. Ora annullate la funzione sauté, scottare, saltare.
Ricordate di rigirare bene il ragù prima di chiudere il coperchio. Ora siamo pronti alla cottura. State attenti che la valvola sia chiusa, cosa importantissima, altrimenti si brucia tutto il ragù. E adesso dovete impostare 45 minuti ad alta pressione. Io in questa pentola ho la funzione fai da te e la posso impostare da sola. Se avete la Silvercrest o l'Instant Pot, scegliete un qualsiasi programma, anche pollo, basta che sia alta pressione e che aumentate il tempo a 45 minuti. Cottura terminata. Venite qui che vi faccio vedere la meraviglia. Guarda un po', guarda. Come potete notare è bello liquido, perché? Perché abbiamo aggiunto il mezzo bicchiere di acqua. Questo serve se fate ad esempio una bella lasagna che prenderà per benino tutto questo bel sughetto e diventerà una goduria assoluta. Però cosa si fa per vedere se è veramente buono questo ragù? La prova del pane, bisogna ciuppare il pane nel ragù alla bolognese per vedere se è venuto veramente buono, altrimenti. Questa è la prova provata, è buonissimo, buonissimo. E anche questa ricetta con la pentola a pressione l'abbiamo terminata. Volete scoprirne tante altre? Aspettate che ve ne dico qualcuna. Ribollita toscana, fregola con le vongole, tortellini in brodo, risotto prosecco e arancia, vellutata di zucca e tanto altro ancora. Vi saluto, vi abbraccio, alla prossima ricetta e ciao da Valli!